Ciao amici di GZ, oggi prepariamo un primo piatto che sa di estate, che sa di Italia, che sa di felicità. Iniziamo! Iniziamo con i pomodorini, li andiamo ad abbrustolire in forno così da far sì che l'esterno sia bello caramellato e l'interno invece dolce e morbido. Qui ho una teglia foderata con un po' di carta da forno, vado a mettere interi i pomodorini e soprattutto lascio anche il gambo perché in realtà è super aromatico. Poi lo andremo ovviamente a togliere, ma in cottura darà un ottimo profumo. All'interno i nostri pomodorini. Andiamo a condirli semplicemente con dell'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e anche un pizzico di zucchero che aiuterà nella caramellizzazione. E amici, non potrebbe essere più semplice, li andiamo ad infornare a 190 gradi per qualche minuto fino a quando appunto saranno ben abbrustoliti. E ora parliamo della melanzana. La dobbiamo mettere sotto sale così che l'acqua di vegetazione che è amara, ecco, la andiamo a scartare. Quindi molto semplicemente vado a togliere la parte inferiore, vado a fare delle fettine non troppo spesse, circa mezzo centimetro, perché poi voglio ottenere dei fiammiferi abbastanza fini. Ecco qua. Quindi ciotola, scolapasta, andiamo a mettere le nostre melanzane all'interno e tra una melanzana e l'altra del sale grosso, così appunto andrà a tirare fuori l'acqua di vegetazione dalle melanzane stesse. Altra melanzana, sale, altra melanzana, sale. Ora non ci resta che mettere un peso sopra, così che appunto siano ben compresse e il sale possa fare il suo lavoro. Ok, le lasciamo così per almeno un'oretta. I nostri pomodori sono belli abbrustoliti, non ci resta che procedere con le melanzane, le andiamo a friggere. Le riprendiamo, vedete che hanno cacciato fuori un sacco di acqua, vedete come sono umide? Quindi carta assorbente, le passiamo veramente un istante sotto l'acqua corrente per togliere eventuali chicchi di sale e poi asciughiamo molto bene. Andiamo quindi a tagliare le melanzane, possiamo farle a cubetti, possiamo farle a fiammiferi, come più vi piace. Io scelgo quest'ultima opzione, quindi la taglio a metà per farla leggermente più piccola e poi a fettine sottili. Questi sono i fiammiferi che voglio ottenere. L'olio di semi è a temperatura, possiamo andare a friggere i nostri fiammiferi di melanzana. Ci vuole veramente pochissimo, in un minutino e mezzo sono pronte, le andiamo a scolare per bene su della carta assorbente. Non ci resta che calare la pasta, io ho scelto i fusilli. E da qui amici è tutto in discesa, super semplice. Per la crema di ricotta in cui andremo a mantecare la pasta, quindi tutto fuori dal fuoco, andiamo ovviamente ad aggiungere della ricotta, sale, ovviamente un tocco di pepe, giusto proprio qualche granello, andiamo a mescolare il tutto e poi amici io quando si parla di pomodoro non posso non andare a mettere un po' di basilico, lo vado ad aggiungere proprio così con le mani così da non ossidarlo, lo vado a spezzettare all'interno. Non ci resta che dare freschezza con della scorza di limone e ovviamente un filo d'olio extravergine di oliva. Vedete che la crema di ricotta è abbastanza densa, ma noi la renderemo super cremosa aggiungendo acqua di cottura della pasta, che tra l'altro è cotta. Pasta pronta, la prendo direttamente dalla pentola, mi porto dietro un po' di acqua di cottura e la scolo all'interno della ricotta. Iniziamo quindi a mescolare e a mantecare la nostra pasta. Vedrete come diventa cremosa. La facciamo saltare, anche se in ciotola, e siamo pronti ad impiattare. L'incredibile cremosità di questi fusilli, la melanzana super golosa quando è fritta e poi i pomodorini che sono di una dolcezza unica. Ovviamente non possono mancare basilico e un filo d'olio a crudo e guardate che bellezza! Amici, il profumo del limone è qualcosa di spettacolare.
I pomodorini li ho già assaggiati e so che sono altrettanto pazzeschi. Andiamo ad assaggiare tutto insieme. Pasta, pomodorino, melanzana. Alla nostra, amici. Una pasta che sa di Italia, sa di estate, sa di felicità. Provatela e fatemi sapere. Ciao!